Io spero che da questi video riusciamo a trasmettervi quello che vediamo noi, le emozioni, le sensazioni. Buongiorno ragazzi. Occhio che devo stare attento a non scivolare qua, che praticamente non è neve ma è ghiaccio. Un bel risveglio imbiancato, non perché abbia nevicato ma perché appunto abbiamo trovato la neve e il ghiaccio già ieri. Il cielo dietro sembrerebbe da neve, anche perché ho visto le previsioni danno che praticamente dalle 8 a mezzogiorno dovrebbe nevischiare. Adesso sono le 8 e un quarto, quindi boh, mi sto guardando in giro nel vano tentativo di vedere un po' di neve che cade, ma per il momento nada. Abbiamo dormito appunto lì, come avete visto ieri sera, poi dopo era tardi, lo spot non si vedeva moltissimo, praticamente siamo in una zona leggermente nascosta tramite le betulle, veramente posticino tranquillo, anche perché calcolate che quello lì dove siamo adesso e tutta questa parte di qua d'estate lo utilizzano come parcheggio, dovrebbe essere il P3 per andare a vedere appunto le cascate di Kriml. Qua c'è la strada principale che adesso ovviamente è tornata attiva, però tutta notte non si è sentito davvero nessuna macchina passare. Tra l'altro qua ci sono parcheggiate barra abbandonate queste bellissime macchine di epoca. Per chi di voi è un fan della saga di Harry Potter, questa sembra la stessa macchina azzurra che utilizzavano per volare verso Hogwarts, correggetemi se sbaglio, almeno a me sembra questa. E poi qua invece ci sono anche queste qua, il maggiolone rosso e le altre due sul beggiolino. Non so come mai sono abbandonate qua, anche perché è una sorta di parcheggio misto deposito, anche perché qua ci sono le macchine, lì alcuni bidoni, qua ci sono delle cabine, sembravano delle vecchie magari biglietterie, che di lì c'è della legna, quindi questa diciamo che è un po' la zona deposito, anche perché là dietro poi dopo ci sono gli hotel. Qua ragazzi c'è praticamente tutta la mappa del posto. Come vi spiegavo ieri, le cascate di Kriml sono tra le più grandi d'Europa, c'è tutta una serie di cascate che parte appunto dall'alto verso la valle, e questi qua che vedete qua sono tutti punti lookout che le guide alpine della zona austriache sono riusciti a costruire, nel senso che questo sentiero in origine non c'era, è lungo una serie di 4 km praticamente da valle fino alla cima, si può fare tutto il percorso e si vanno a vedere i vari posti. Unico problemino che ci siamo accorti ieri sera, io non l'avevo guardato quando eravamo a casa, il posto è aperto da aprile a fine ottobre, quindi il percorso non si può fare, però l'obiettivo di oggi è riuscire di arrivare il più vicino possibile, magari al primo spot, al primo lookout per vederle, poi ovviamente potremo andare anche sul drone senza problemi, e quindi vediamo di portarci a casa qualcosina, qualche ripresa, qualche vista. La cosa bella è che appunto sono riusciti a rivalorizzare tutta l'area in modo tale appunto tramite alberghi, servizi pubblici e tutto il resto, camminamenti, l'hanno messa a pagamento, vabbè dovrebbe costare 5 euro mi sembra il discorso del percorso, quindi non è neanche tanto come costo, però ecco tutta la valle sono riusciti a rivalorizzarla al massimo. Eccoci qua, colazione fatta, pronti per la scampagnata sulla neve. Sono ormai le 10 e di neve qua non se ne vede, quindi penso proprio che le previsioni ci hanno paccato alla grande. Adesso Claudio sta cercando di non scivolare. È tutto ghiaccio, Eh sì, è tutto ghiaccio, sì. Tra l'altro ha messo su anche tipo dopo sci, ecco, con la suola in gomma, quindi non so quanta presa possa fare. Anche me che è pronto, vieni qua che ti metto il guinzaglio, fermo. Bravo. Da noi ovviamente c'è il cavallino, il cavalluccio che metti dentro le monetine per i bambini e si gioca, qua invece hanno il mini escavatore con la pala e giustamente anche la neve. Qua ragazzi c'è un enorme bacino di raccolta, praticamente da là arriva tutta l'acqua delle cascate in modo tale che viene convogliata tutta in questo bacino qua, la tengono qua e la riutilizzano per tutte le varie cose. Infatti anche sul loro sito, sul sito appunto delle cascate, c'è sempre tutta la figura dell'acqua che ti fanno vedere. Adesso vedendo anche il bacino ho collegato il fatto che comunque l'acqua viene appunto riutilizzata. Guardate anche che colore sull'azzurro verde, adesso non so se dal video rende, penso e spero di sì, ma è micidiale, proprio acqua pulita. E da qui 10 minuti per le cascate di Kriml, quindi
adesso proseguiamo in quella direzione lì. Questa è la strada, quella sopra alta principale, c'è anche un bel ponticello che passa appunto sempre sopra un altro torrente. La strada è questa qua, adesso vediamo un attimino se è percorribile, vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Se è così va ancora bene. È un po' buio nel video, però già da lì si vede, quella lì dovrebbe essere l'ultima parte quasi finale della cascata, anche perché come abbiamo visto prima dal disegno della mappa parte praticamente da là in alto fino a finire lì, e qua incomincia il bacino poi dopo di raccolta. Adesso c'è un piccolo passaggio ostico qua, vediamo Claudia. Passi corti, che sei tutta sul ghiaccio. Olè! Siamo arrivati giù da là, adesso c'è questo spiazzo. Qua c'è, non so se è una casa, hotel no, quindi penso proprio che sia una casa. Adesso vediamo di attraversare quel ponticello, andare dall'altra parte avvicinandoci sempre di più alla cascata. Qua subito dopo il ponte potete trovare delle indicazioni e qua una breve leggenda, io adesso l'ho tradotta, praticamente dice cosa c'è di meglio di passare praticamente dalla stazione, che è questa qua, fino ad arrivare alle cascate di Kriml, e poi dopo o comunque fermarsi per abbeverarsi e mangiare nel tipico ristorante appunto questo qua della zona. Secondo questi cartelli, andando verso sinistra ci sono due percorsi, uno da 50 minuti, l'altro da mezz'ora, invece andando verso destra segna 2 ore. Camminare così in mezzo alla natura tutta imbiancata però è tutt'altra cosa. Difatti stavamo parlando adesso anche tra di noi dicendo che proprio abbiamo cambiato completamente scenario, completamente paesaggio rispetto a Vipiteno, rispetto a Innsbruck, è proprio completamente cambiato il tutto e devo dire che merita. Non andiamo sotto a fare il bagno, no? Vuoi fare il bagno sotto? Sì, giusto perché fa caldo. Siamo arrivati in questo primo lookout qua, praticamente siamo sotto alla cascata. Posto anche per le biciclette, perché ovviamente si faranno anche escursioni in mountain bike, quindi super attrezzati. Le cascate di Kriml, pensate, non sono solo le cascate più grandi d'Europa, ma sono anche degli ottimi rimedi contro l'allergia e contro l'asma. Pensate che già dal 1808 un noto medico austriaco consigliava ai bambini o comunque ai soggetti sia di allergia che di asma di soggiornare qui presso appunto le cascate, e più stavano qui i giorni più facevano la terapia e più comunque la loro salute migliorava. Pensate che ad oggi consigliano almeno una terapia di 3 settimane per incominciare a vedere i primi segni positivi. Tutto questo perché nelle gocce delle cascate, essendo praticamente gocce finissime, 200 volte più piccole delle gocce della pioggia, riescono a penetrare nei polmoni e quindi andandole a respirare si trova del giovamento in tutto l'apparato respiratorio. È un rimedio praticamente naturale, infinito, perché non è un discorso chimico che dobbiamo costruire noi, ma ce l'abbiamo già in natura, ed è davvero molto interessante, oltre che bello da vedere. E poi come fate a non dire che è bello tutto questo spettacolo qua? Praticamente adesso siamo sotto la cascata, guardate che roba imponente.
completamente sotto la cascata. Bello tutto il paesaggio, bella la cascata, bello tutto questo scenario, sì. Molto. Infatti prima Claudia fa, cos'è che avevi detto? Sembra di stare in Montana, tipo una cosa del genere. Sì, nel Montana, almeno dai servizi che si vedono in televisione sembra. Sì, sì, non che ci siamo mai stati purtroppo, però è tutto, cioè davvero cambia completamente, sembra di essere in un mondo a parte. Anche perché avendo fatto comunque il sentiero che abbiamo fatto prima, arrivando di qua, siamo all'interno della valle, c'è un silenzio, si sente solo l'acqua, non si sentono macchine né niente, proprio bello. Sì, merita davvero questa escursione, sì. Ovviamente come abbiamo detto prima, in estate sicuramente sarà molto più pieno di gente, perché vabbè ci sta, è ovvio. Però sì, poi si ha comunque nelle proprietà curative l'acqua o comunque quello che si respira, le microparticelle, quindi sarà pieno così d'estate, sicuramente primavera e estate la gente viene, fa bene. Attira. Fa bene, vedi la natura regala anche questo. Sì, no, bello davvero. E adesso prosegue la mini escursione. Yeah. Ragazzi, ci sono anche 3 alpaca. Ma che belli. Stupendi. Uno bianco e 2 marroni. Si vedono anche queste cose nella natura austriaca. Belle, dai, c'è chi appunto va in giro con i cani, i gatti, furetti, e loro con 3 alpaca. E vabbè, dai. Ci stiamo addentrando in questo sentierino. Per il momento il ghiaccio e la neve sono anche scomparsi. Stupendo ragazzi, tutto coperto di muschio e vegetazione, le radici degli alberi praticamente uscite fuori dal terreno. Siamo all'interno di una foresta. Bello tutto questo, sì. Una pace, una tranquillità. Io spero che da questi video riusciamo a trasmettervi quello che vediamo noi, le emozioni, le sensazioni, proprio tutto l'ambiente che c'è, perché davvero ragazzi ne merita davvero tanto. Se passate qua dall'Austria, non solo qua ma tutta l'Austria, comunque se tutti i paesaggi sono così, noi siamo al 3° giorno che siamo qua, ma se tutti i paesaggi sono così meritano proprio alla grande davvero. Ma ragazzi, si continua a salire perché c'è un percorso tutto segnalato, che è quello di 45 minuti che abbiamo visto prima, che vi porta nella parte della cascata, però ovviamente più in alto. Adesso noi torniamo indietro, anche perché abbiamo già fatto un bel pezzettino, e ora che torniamo al camper ci vorranno ancora altri 40-45 minuti, quindi ce la prendiamo con calma, un pochino di fotografie e poi proseguiremo il nostro viaggio e si torna al camper. Yes! E dopo la scampagnata siamo tornati sul van e adesso direzione Olstadt, che è un altro paesino sul lago. Piccola sosta al Billa per prendere 2 o 3 cose e poi dopo si riprende il percorso. E dopo aver mangiato e comprato qualcosina al Billa, tra l'altro i prezzi qua sono per alcune cose leggermente un po' più alti, per altre uguali, però vabbè, quello è. Adesso ripartiamo per andare verso Ostad. Sta piovendo, piovigginando, quindi le previsioni della neve erano un pochino sbagliate, nel senso che doveva scendere qualcosa, ma non era neve ma è acqua. Però vabbè, poco importa, tanto abbiamo 2 orette di guida, quindi anche se pioviggina un po', chi se ne frega. Yesterday
Hi. 3. Ci siamo fermati a fare gasolio perché conveniva, era una delle più basse che abbiamo incontrato andando verso Ostad. Can't stop looking at me. Yesterday is over and tomorrow ain't here. Ragazzuoli, siamo arrivati ad Hallstatt. È stato un po' un casino, a dire la verità, nel senso che poi domani con la luce del giorno vi facciamo vedere meglio, però vi anticipo che abbiamo girato una bella mezz'oretta buona per riuscire a trovare parcheggio, anche perché l'unico campeggio che c'è è temporaneamente chiuso, o meglio, siamo arrivati lì, c'è davanti un camper, però tutto buio, tutto spento, la sbarra è chiusa, quindi abbiamo lasciato perdere. Rigira, alla fine abbiamo trovato un piccolo posto proprio per il rotto della cuffia sul ciglio della strada, dove teoricamente non dovremmo rompere le balle, tanto siamo parcheggiati, non stiamo facendo campeggio, anche perché sono già le 7:15 di sera, quindi anche la strada per arrivare qua è stata tutta buia, senza neanche un lampione, fare delle macchine così. Sono un po' cotto, quindi stiamo qua tranquilli. Domani con la luce del sole vi facciamo vedere meglio il tutto. Adesso ci riposiamo un attimo, mangiamo qualcosina e poi dopo andiamo in letto a dormire. Buonanotte e ci vediamo domani. Ciao ciao ragazzi.